Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e oggi facciamo insieme questa bella crostata, che è una crostata crema e mele. Non è carina? Praticamente in un solo video facciamo la pasta frolla, la crema pasticcera, la decorazione con le mele e cercherò di darvi tanti piccoli consigli che magari vi possono essere utili e anche tante varianti. Cominciamo facendo la crema pasticcera, quindi in un pentolino metto a scaldare mezzo litro di latte con un po' di scorza di limone. Mentre il latte si scalda in un altro pentolino rompo 2 uova. Ci aggiungo 80 g di zucchero e do una prima mescolata con la frusta. Ormai lo sapete che io faccio la crema con le uova intere, quindi per farla venire bella gialla, già ve l'avevo consigliato, se le trovate utilizzate le uova a pasta gialla, quelle che si usano per fare la pasta all'uovo. Aggiungiamo anche 70 g di farina. Io ho fatto la crema con la farina, però se preferite farla con l'amido di mais, invece di 70 g di farina mettete 40 g di amido di mais. Io l'ho fatta così perché preferisco che sia un pochettino più duretta, perché altrimenti in cottura c'è il rischio che le mele affondino. Il latte è caldo, togliamo la scorzetta di limone e versiamo a filo sopra le uova. E portiamo ad addensare sul fuoco. Facciamo cuocere la crema sempre mescolando con la frusta e ogni tanto io do una passatina sugli angoli della pentola per non farla attaccare. Se quando la crema inizia ad addensarsi vi accorgete che si formano dei grumi, non vi fate prendere dal panico, togliete la pentola dal fuoco. Gli date una sbattuta forte forte con la frusta fino a quando i grumi non vanno via, poi riportate la pentola sul fuoco e terminate di cuocere. Lo so che chi ha guardato il video della torta di nonna queste cose già le sa, però magari può essere sempre utile anche solo ricordare. Ok, la crema è pronta, l'ho scaldata. Spegniamola e lasciamola leggermente intiepidire. Mi preparo tutto per la pasta frolla, quindi in una ciotola rompo 2 uova, aggiungiamo 100 g di zucchero, la scorza del limone che ho utilizzato per la crema, me ne è avanzato un pezzetto, lo grattugio dentro, 80 g d'olio di semi di girasole, mezza bustina di lievito per dolci, io faccio occhio ma so più o meno 2 cucchiaini, e inizio a mescolare con le mani. Se non vi piace mescolare con le mani, date dentro con la forchetta. Ed inizio ad aggiungere la farina poco alla volta, questi sono 340 grammi. Sulla quantità di farina vi dovete un pochettino regolare perché dipende molto dalla dimensione delle uova, quindi potrebbero servirne 320, 350, insomma dopo vi faccio vedere la consistenza che deve avere la pasta frolla. In questo caso la faccio un pochettino più duretta perché mi deve contenere tutto il bel ripieno di crema e di mele. E quando la pasta frolla diventa un pochettino più duretta, continuo a lavorarla sul piano. Una cosa che mi scrivete spesso è che quando fate la pasta frolla vi si sbriciola e non riuscite a farla legare. Allora, penso che il primo errore potrebbe essere quello di mettere la farina tutto d'un colpo. La farina la dovete sempre mettere piano piano. L'impasto deve assorbire la farina poco alla volta. E poi se vedete che ancora non mi si lega, mettetene un po' di più, perché il legante è proprio la farina, quindi non dovete avere paura di metterne 20-30 grammi in più della ricetta. Vedete, anche la mia pasta frolla, 340 grammi di farina, è ancora un pochetto appiccicosetta. Allora che faccio? Ne prendo un altro pizzico, che mi ero preparata, fino a quando non diventa bella consistente e quindi anche più facile da stendere, perché la forza della pasta frolla all'olio, ormai lo sapete a memoria, è quella che la possiamo stendere subito, non ha bisogno di riposo in frigo.
Ditemi che non è comodo. O comunque, come dico sempre, se preferite la crema fatta con i tuorli, fatelo tranquillamente, sostituite le mie 2 uova intere con 4 tuorli. Però questa qua secondo me è più leggera come crema. E se volete fare la classica pasta frolla col burro, sostituite gli 80 grammi di olio di semi di girasole con 100 grammi di burro a temperatura ambiente, però dovete farla riposare in frigorifero. Cioè praticamente quando è pronta, prima di stenderla, la dovete mettere una mezz'oretta in frigorifero perché così non si sbriciola e viene bella compatta. Ok, la pasta frolla è pronta, bella duretta e vedete che non si appiccica più alle dita. Se faccio così non rimane dell'impasto attaccato. Adesso la stendiamo. Adesso prendo un pezzo di carta forno, lo infarino per bene, infarino per bene anche la pasta frolla. E il mattarello dove sta? È quello che invece avevi picchiato ieri. No, serve. Questo quando si mette a posto qui. Questo cassetto qui. Ok, grazie. Puoi anche non dirlo nel video, possiamo parlare di Vabbè, se qualcuno viene a mettere a posto a casa mia il mattarello lo mettete qui. Vabbè, stendiamo dello spessore di circa mezzo centimetro. La carta forno è comoda perché per fare una sfoglia tonda basta girarla così, quindi ci aiuta anche in questo. E stendiamolo dello spessore di 3-4 mm. Mi sono preparata una teglia da 26-28 cm di diametro, oliata e infarinata, e 2 strisce di carta forno. Vi faccio vedere quello che faccio. Allora, metto le 2 strisce di carta forno a croce all'interno della teglia. Lo so che vi starete chiedendo il perché. Lo vuoi spiegare tu, Marco, il perché? Perché? Vabbè, praticamente quando la crostata è cotta, con questa tecnica è più facile tirarla fuori dallo stampo non rischiando di romperla. Dimmi che non è una genialata, che non è un consiglio furbo. È normale. No, perché queste saranno ripiene di crema. Ok, sarà un pochettino pesante, che di conseguenza prendo il foglio di carta forno con tutta la frolla sopra e lo rovescio dentro la teglia. E delicatamente la togliamo. Mi è venuto in mente un altro consiglio. Nessuno vi vieta di mettere la carta forno direttamente dentro la teglia, cioè di fare, abbiamo stesa, invece di rovesciarla come ho fatto io, di prendere direttamente la carta forno con la pasta frolla sopra e di metterla dentro la teglia. Va benissimo lo stesso, l'unico piccolo inconveniente è che in cottura vi si formano tutte pieghette, perché il foglio di carta forno non è tondo ma è rettangolare, però va benissimo lo stesso. Se vi sentite più sicuri di farla così, fate così, senza girarla, ok? Rifiliamo la frolla che avanza come si dice? Avanza. In eccesso, la frolla in eccesso. Rifiliamo la frolla in eccesso. E con la frolla che avanza, cosa ci facciamo? Dopo faccio vedere. Non si butta niente. Ok, questi la abbassiamo leggermente. E riprendiamo la crema. Gli diamo una bella mescolata prima, perché ha fatto un po' di pellicina sopra, che non ci ho messo la pellicola a contatto, ma i grumetti vanno via subito. E la rovesciamo sulla crostata. Puoi pulire la pentola? Perché? Non è pulita? Grazie. Vai. Ci penso io, la metto in lavastoviglie. La allarghiamo per bene. Si sente che si sta giucciando il dito. Si è sentito, secondo me. Mi è venuta in mente un'idea. Se invece di ricoprirla con le mele ci mettiamo tutte amarene sciroppate sopra, possiamo fare una crostata tipo pasticciotto. Com'è che si chiama quella? Usi la frolla avanzata? Potrei usare la frolla avanzata per farci le strisce oppure per ricoprire tutta la crostata, e con l'amarena e crema, insomma, è buona. Vabbè, ho dato un altro suggerimento. Oppure
Quella che ti avevo detto io. Oppure quella che mi ha suggerito Marco, ma ci sarei arrivata anch'io. Se alla crema calda aggiungiamo un paio di cucchiai di cacao amaro, facciamo una bella crema al cioccolato e possiamo aggiungere le pere, perché cioccolato e pere si sposa pure bene. Esatto, Che anziché dite? le mele mettiamo le pere, facciamo cioccolato e pere. Questo l'ho fatto in TV, non ti sei inventato niente, ma ci ripenso. Però si può Però fare. l'avevo cotte, quando l'avevo fatta in TV le pere l'avevo cotte un momentino in padella con lo zucchero e il rum, che erano venute belle lucide. Comunque anche la frolla, mettendoci 30 grammi di cacao, puoi fare la frolla al cacao. Sì, togliendo un po' di quantità di farina. Ok. Non sai, lui butta le idee perché si hanno preparato sulle ricette, però in realtà insomma. Dai. Vabbè, dai, fammi finire. Vai. Finiamo, ok. È il momento delle mele. Ok. Quindi ne serviranno 2 o 3. Me le hai prese belle quelle che ti Ho avevo prese detto? belle Ok. rosse perché almeno fanno più scena. Ok. Perché non le sbucciamo, le mettiamo con la buccia fuori che fanno tutto un gioco di colore che sembra proprio una rosa. Quindi le sbucciamo e le tagliamo a fettine Ma su. ti hai detto che non le sbucci? Ah, quindi le tagliamo in 4, togliamo il torsolo e le facciamo a fettine sottili. Mi sono sbagliata. Grazie che mi riprendi Prego. sempre. Sottili cerchiamo di fare le fettine. Anche le mezze fette ci possono servire, per riempire tutti i buchetti. Se mentre tagliate le mele vi accorgete che incominciano un pochettino a scurirsi, mi raccomando aggiungete un po' di succo di limone. Però se siamo veloci, insomma, possiamo andare in fila. Secondo me ne dovrebbero bastare 2. Questa togliamola, mettiamola da parte. E adesso facciamo la decorazione. Facciamo finta di mettere tutti i petali di una rosa. Quindi partiamo dall'esterno, tutte un pochettino sovrapposte, facciamo tutti... facciamo tutte strisce di petali. Vabbè, quindi iniziamo dall'esterno, leggermente sovrapposto, e ricopriamo completamente la crostata. Arrivati a questo punto, per fare l'effetto rosa, i petali, le fettine di mela, le mettiamo un pochettino in verticale, in obliquo, così ce ne entrano di più e più ce ne mettiamo, più viene bella la torta e anche più buona. Dentro mettiamo le fettine più piccoline e con una fettina sottile cerchiamo di fare proprio il cuore del bocciolo, quindi lo arrotoliamo leggermente. Marco, sembra una rosa? Insomma, sembra una rosa. Sì, sembra una rosa. No, perché sennò c'era il mattarello di prima. Adesso una bella spolverata di zucchero sopra. Inforniamo a forno caldo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per 30-35 minuti. Col forno statico aumentiamo la temperatura di 10 gradi. Vai! Mentre la crostata di mele cuoce, siccome mi è avanzata un po' di pasta frolla, mi sono avanzate un po' di mele affettate, mi è venuta in mente un'altra cosa. Se viene bene la condivido, se no non la vedete mai, non la vedrete. Allora, intanto mettiamo un po' di succo di un po' di succo di limone sulle mele per non farle annerire. Aggiungete del succo di limone. Siccome noi ce l'avevamo quello di prima, se butta via niente, usiamolo. Mi riprendo la farina, stendo la frolla col mattarello che ho messo al posto giusto. E cosa ci faccio? Ci faccio 2 o 3 crostatine di mele con gli stampini questi qua. Però siccome la crema è finita, ci metto un po' di marmellata sotto le mele. Secondo me sono buone pure queste. Quindi utilizzo lo stampino stesso per prendere la misura. Ci sta l'etichetta. Scusate. Li uso sempre sti stampini. Vabbè, li appoggio sopra la frolla e taglio e lo metto dentro. Visto? 3 ce ne vengono, forse pure 4, però già abbiamo solo 3 stampini. E adesso mettiamo un po' di marmellata tipo d'albicocche
perché questa già avevo. Confettura, si dice confettura. Vabbè, mettiamo un po' di confettura d'albicocche. Anche le pesche, le fragole, no? Bella, albicocca con la mela secondo me si sposa bene, però vabbè, quella che vi piace di più. La allarghiamo per bene la marmellata e se le faccio tipo così e questa da quest'altra parte, dici un po' così, ti può piacere? Sì. Qua la cottura delle crostatine è meno della crostata, circa la metà, quindi le inforniamo a 170 gradi e le facciamo cuocere per circa 15-20 minuti, ok? Le controlliamo a vista. Andiamo! Ok, tutto cotto. La crostata, guardate che bella, si è raffreddata completamente. Le crostatine sono ancora un po' calde. Invece di 15-20 minuti, 20-25 minuti di cottura. Sforniamo? Anzi, togliamo dallo stampo? C'è bisogno delle tue mani. Passo dietro, no? Perché qui ci vogliono 4 mani. Aspetta però. Facciamo incrociare. Come facciamo? Io queste e tu queste? Pronti, via. Ok. Ok. E adesso sfiliamo le strisce. Le crostatine se si staccano dallo stampo. Vabbè, ecco qua. Ci sono uscite pure 3 crostatine. Vi ho dato l'idea delle crostatine con la frolla avanzata, però se volete potete anche farci dei biscotti, quindi le stendete, ci potete mettere un po' di cacao, gli date la forma col taglio ai biscotti, li cuocete in forno 15-20 minuti. Comunque, eccola qua, è scenografica, no? Non sembra una rosa? Marco, non sembra una rosa Sì, anche da cotta? Abbiamo capito, sembra una rosa. E dammi soddisfazione! Mamma mia, abbiamo capito. Che devo fare? Però poi devo tagliare per questo. Facciamo l'assaggio? Sì, dai, facciamo l'assaggio. Facciamo un assaggio? Sì, dai. Un po' un peccato, però. Non lo vuoi rompere? Un po' no, però. Sai perché si vede anche dentro come è fatto? Va bene. Facciamo della fettina. Facciamo vedere la fettina. Eccola qua. Ditemi che non è golosa. Bella. Bella? Ne vuoi un pezzetto? Dopo, mi sto assaggiando. Non è solo bella, è pure buona. Ok, spero che questo video possa esservi utile e vi sia piaciuto. Se è stato così mettete tanti bei like. Se avete domande o suggerimenti mi raccomando scriveteli nei commenti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!